Per arrestare un latitante sono sufficienti 5 minuti. Per convincere il figlio del latitante assassino che il padre ha sbagliato, 5 minuti non bastano. Ma se noi non convinciamo il figlio dell'assassino che il padre ha sbagliato, avremo un secondo assassino. Quante volte il sistema giudiziario ha attenzione alla persona? Quante volte ha attenzione al suo vivere in un contesto? Quante volte ha attenzione alla dimensione familiare? E poi pensiamo che l'attenzione possa essere soltanto legata a meccanismi premiali o di aggravamento della pena, attenuanti piuttosto che aggravanti. No, è riduttivo. Questa piattaforma può essere certamente importante e significativa perché non è soltanto utile per l'attività giudiziaria, ma è utile anche per l'attività sociale, e un sindaco, un'amministrazione comunale di questo deve soprattutto occuparsi. Può dare indicazioni intanto sulla effettività dell'intervento, nel senso che può misurare l'intervento e può anche dare suggerimenti per rendere economicamente meno pesante l'intervento stesso. Negli anni '80, nei terribili anni '80, la Chiesa aveva il volto della mafia, lo Stato aveva il volto della mafia, i sindaci avevano il volto della mafia e quindi era un po' più complicato pensare a cosa fare per liberarsi dalla mafia. A Palermo la mafia non governa più e quindi ha un ruolo essenzialmente economico e criminale. Tutti i grandi boss latitanti sono stati arrestati, che non significa che non tentino di riorganizzarsi. Recentemente una brillantissima operazione ha scoperto che si stava tentando di riorganizzare una sorta di cupola, sempre però una cupola che non sta dentro il palazzo della politica, dentro il palazzo della Chiesa, dentro il palazzo di giustizia, ma che sta fuori e quindi in una posizione molto meno pericolosa per la democrazia di quanto non fosse la mafia del passato.